Siamo tutti a bordo di questa astronave qua. Questa astronave è stata costruita 4 miliardi e 500 milioni di anni fa, però non ci è stato dato il manuale. Però adesso abbiamo la fortuna di avere tecnologie che ci permettono di ricostruirlo il manuale dell'astronave e abbiamo bisogno di questo manuale perché stiamo raggiungendo i limiti delle capacità di rigenerazione dei nostri supporti vitali, anzi li stiamo deteriorando. Un dato, se andiamo a vedere come stiamo consumando le risorse, l'anno scorso la quantità di economia circolare nel pianeta era solo il 7,2%, un po' poco, vero? E questo, tradotto in un'altra maniera, significa che abbiamo consumato tutte le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare nell'anno il 2 di agosto, sempre nel 2023. Facendo un po' di proporzioni, è come se col modello di sviluppo attuale fossimo in grado di sostenere soltanto 5 miliardi di persone, al massimo. Considerate che nel 2050 saremo circa 10 miliardi, per cui per 5 miliardi di persone non ci sono le risorse. Insomma, il modello è un modello che crea un casino di scarti ed è anche molto inefficiente. In realtà gli scarti sono una conseguenza del modello economico. Il modello economico è in qualche maniera lineare, per cui più consumatori mettiamo nel modello e più scarti produciamo, visto che abbiamo visto che il 7,2% è circolare. E, insomma, stiamo accumulando scarti con una velocità superiore alla capacità dell'astronave di rigenerarli. Allora, di fronte a questi dati potremmo avere tre modi di pensare. Potremmo dire, ma chi se ne importa, stiamo indifferenti, intanto forse non andrà così male, e così non ci interessiamo del futuro delle nuove generazioni. Possiamo anche tentare di consumare drasticamente di meno, ma lasceremo molte persone fuori dal benessere. Oppure, perché non provare a pensare a un nuovo modello? Ed è quello che volevo raccontarvi oggi. Proviamo a pensare in maniera diversa. E il modello di produzione, vi dicevo, è costretto in qualche maniera a far accedere tutti alle cose, di conseguenza, qui ho messo l'auto, potremmo mettere anche un'altra cosa, è costretto a ridurre il prezzo al chilo delle cose e riducendo il prezzo al chilo delle cose genera tantissimi scarti ed è quello che vediamo, questo è un modello non circolare, lineare e che produce molti scarti. L'alternativa è semplice, aumentiamo il prezzo al chilo delle cose. Sì, aumentiamo il prezzo al chilo delle cose, di conseguenza pochi potranno avere accesso ai beni, molti non avranno accesso, ma non è che sia tanto bello per quelli che poi stanno ai margini. E abbiamo questo primo dilemma. Cosa facciamo? Proviamo a vedere adesso le inefficienze e pensiamo che tutto in realtà funzioni bene. Stiamo nella prima ipotesi, ma sì, tutto funzionerà bene. E ci troviamo nel 2050 con 10 miliardi di persone. E se tutto ha funzionato bene, ci sarà distribuzione del benessere e tutti quelli che saranno, ritornando con l'auto in età da patente, avranno anche i soldi per comprarsi un'auto. Siamo proprio sicuri che riusciamo a dare a tutti l'auto? Facciamo un po' di conti. Oggi ci sono 1 miliardo e 400 milioni di veicoli, di cui 1 miliardo e 100 milioni di auto nel pianeta, e abbiamo solo 65 milioni di chilometri di strade. Questo significa che già oggi ci sono più di 20 auto per chilometro, che se facciamo i conti così che le strade abbiano 2 corsie in media, 10 auto per chilometro, per corsia. Mettiamoci nel 2050. Nel 2050 5 miliardi di persone saranno in età da patente e siccome abbiamo distribuito il benessere, tutti questi vorranno avere un'auto. Significa mettere sulla strada 4 volte di più auto di quelle che abbiamo adesso. 40 auto per chilometro. Qual è la brutta notizia? Che sopra le 20 auto è tutto intasato. Da questo si capisce che il modello, anche se funzionasse, un modello economico così, basato sul peso e sul passaggio di proprietà dei beni, in qualche maniera non può funzionare. Dobbiamo trovare un nuovo modello. C'è anche da dire, purtroppo, che meno male che non stiamo distribuendo tanto la ricchezza, perché
più distribuiamo ricchezza con questo modello, più creiamo problemi. Rimaniamo sempre sull'auto. Visto che ci vengono venduti a peso, perché ci trasferiscono un bene, una cosa, vi siete mai chiesto quanto costa un'auto al chilo? Prezzi medi e pesi medi europei, 19 euro al chilo, che non è un granché economica. È peccato che ci danno 1400 kg alla volta. E non si riesce a far scendere di tanto il peso. Anche con le migliori tecnologie abbiamo in qualche maniera aumentato il comfort, le funzionalità, ma il peso, niente. Poi ci sono altri oggetti invece, ci sono altri dispositivi che si sono ridotti drasticamente di peso e di dimensione e anche con il progresso addirittura hanno aumentato le funzionalità in maniera anche molto importante, dove è entrato pesantemente il digitale. Un esempio è lo smartphone. E anche di questo chiediamoci quanto costa al chilo uno smartphone? È sorprendente, sono 2000 euro al chilo, sono 100 volte di più di un'auto. E perché? Perché ci vendono 180 grammi, non 1400 kg. E la cosa altrettanto sorprendente e interessante è che mentre ci sono 1 miliardo e 100 milioni di auto, ci sono più di 7 miliardi di smartphone. Questa, per il nostro modello, è una cosa molto interessante. E tra l'altro, per darvi un'idea di cosa è successo negli ultimi 30-40 anni dal punto di vista del progresso tecnologico, uno smartphone oggi corrisponde a un valore economico di 46 milioni di dollari rivalutati degli anni 90. Per cui negli anni 90 per avere tutto quello che avete dentro uno smartphone dovevate avere un valore equivalente odierno di 46 milioni di dollari. Insomma, c'è tanta roba lì dentro, qualcosa potrebbe venire fuori. E allora, vi dicevo, questo progresso che ha in qualche maniera cambiato le dimensioni e i prezzi al chilo delle cose, è stato in qualche maniera influenzato da tutte queste rivoluzioni industriali che si sono succedute, per cui partendo dal pre-industriale alla prima, seconda, terza, adesso siamo nella quarta rivoluzione industriale. Fatemi passare questa metafora. Supponiamo che la parte pre-industriale siano delle uova di alcuni bacchi, dei bruchi, e che le rivoluzioni industriali sia stata il passaggio dall'uovo al bruco. Ebbene, cosa abbiamo fatto? Abbiamo accelerato, ma abbiamo accelerato il bruco, l'abbiamo fatto sempre più potente, ma non l'abbiamo mai trasformato. Ma sappiamo che in natura non funziona così. A un certo punto questo bruco dovrà diventare anche una farfalla? Possibile che rimanga sempre bruco? Insomma, non abbiamo mai cambiato il modello economico. L'abbiamo cambiato quando siamo passati dal pre-industriale all'industriale e adesso stiamo rimanendo dentro sempre lo stesso modello economico. Come facciamo a trasformarlo in farfalla? Facciamoci una domanda adesso, sempre rimanendo con l'auto. Ma noi quando compriamo un'auto, cosa stiamo comprando? Stiamo comprando il suo valore tangibile, cioè i chili, o stiamo comprando possibilità di muoverci, cioè mobilità? E se compriamo mobilità, perché dovremmo pagare tutti i chili che pesa quell'auto? In realtà noi stiamo comprando tantissimi beni di cui poi, dal punto di vista dell'uso, tante volte compriamo beni che usiamo forse solo una volta. E questo in realtà non è molto sostenibile. Ma la domanda che dobbiamo farci è, ma per caso noi compriamo l'auto perché stiamo comprando un'opzione d'uso futura, cioè vogliamo sempre averla disponibile. E allora ci costringono a comprarla. Non è che c'è una maniera più economica per il pianeta e per noi di avere un'opzione illimitata d'uso. Allora, proviamo a pensare a un modello in cui rovesciamo tutto, al posto che sia importante la componente tangibile, cioè quanto costa il chilo, che sia importante la componente intangibile del bene, il perché lo sto comprando, perché lo voglio usare. E torniamo alla nostra metafora. Andiamo avanti alla terza rivoluzione industriale, la quarta sarà un po' diversa, speriamo che sia un po' diversa. Allora la quarta inizia con l'industria 4.0, io l'industria 4.0 la colloco come la fase iniziale della trasformazione, del passaggio, in cui questo bruco comincia a diventare crisalide grazie al digitale. Poi si evolve, poi arriviamo all'industria 5.0, di cui si parla
io spero sia la fase matura della quarta rivoluzione industriale, in cui finalmente riesco a vedere questa farfalla, un modello post-industriale basato sul digitale, in cui l'importanza sia la componente intangibile, cioè l'uso, e non il possesso. Insomma, dicevamo, abbiamo questo dilemma. Da una parte possiamo ridurre il prezzo delle cose per renderle disponibili a tutti, ma andiamo in insostenibilità. Dall'altra potremmo alzare il prezzo delle cose, ma poi lasciamo molti fuori da questa crescita e dal benessere. E in qualche maniera si potrebbe dire che siamo in un cul-de-sac. E c'è un mio amico che dice: quando sei in un cul-de-sac ci serve un sac de cool, tanta fortuna. In realtà io credo che serva tanto digitale, un sacco di digitale. Con il digitale, e adesso vediamo come, partendo dal cambio del modello economico, che non è più un modello basato sul tangibile ma sull'intangibile, dovremmo riuscire a portare automaticamente l'economia in circolare, ma una circolarità che non viene fatta perché fa bene al pianeta, perché ci fa fare più soldi alle imprese, riduce il costo d'uso per gli utenti e va a creare meno impatti all'ambiente. Insomma, se riusciamo a trovare un modello che fa vincere tutti, ce l'abbiamo fatta, dove tutti, appunto, intendo i 3 pilastri della sostenibilità: economia, ambiente e società. Vediamo cosa succede. Il digitale ha questo potere magico di poterci trasformare da consumatori a utilizzatori. In qualche maniera rompe questo legame che c'è tra il prezzo o il costo del prodotto per il produttore e il prezzo per l'utente. Il cliente consumatore, che però non in questo caso, se riesco a rompere questa cosa, non diventa più consumatore ma utilizzatore, per cui le imprese possono aumentare il loro prezzo al chilo, perché questo prezzo al chilo non viene trasferito al cliente che non è più consumatore ma è un utilizzatore, che comprerà solo l'uso, e se comprerà solo l'uso potrà addirittura ridurre il suo prezzo d'uso. Questa è un po' la magia che può fare il digitale. E d'altra parte, con 10 miliardi di persone, non possiamo pensare che diamo a tutti delle cose che poi non usano. Le cose vanno date per essere usate. Dobbiamo massimizzare l'efficienza d'uso. Abbiamo parlato di questo smartphone, di questa meraviglia tecnologica e di tutta l'infrastruttura digitale. Io la paragono un po' a una bacchetta magica. Credo che Harry Potter sarebbe molto invidioso di questa bacchetta magica. È che sapete cos'è? Che non conosciamo l'incantesimo. Abbiamo la bacchetta magica, ma non conosciamo l'incantesimo. Ma vediamo, se noi conoscessimo l'incantesimo e prendiamo l'auto, ma perché non la trasformiamo nella stessa maniera con cui abbiamo trasformato i libri, la musica, i film, che oggi sfruttiamo come servizi digitali e abbiamo smaterializzato e non possediamo più la parte fisica, ma solo la parte di fruizione. E se riusciamo a fare questa magia sull'auto? E se l'auto si trasforma in un'auto senza pilota? A questo punto l'abbiamo trasformata in un servizio, abbiamo la bacchetta magica, possiamo averla e mandarla via a un semplice click. D'altra parte, noi l'auto la usiamo solo per il 5% del tempo di possesso. Praticamente compriamo un bene per non usarlo quasi mai. Se noi riuscissimo a fare questa cosa, e fra poco sull'auto verrà fatta, la facessimo anche su tante altre cose, avremmo creato un modello molto più sostenibile in cui l'economia continua a crescere, non va a impattare nell'ambiente, perché non ci sono sprechi, perché è tutto in circolare, perché tutto viene fatto in funzione dell'uso effettivo, e la società lo stesso può progredire, può andare verso il benessere e la distribuzione della ricchezza. Insomma, il digitale, in qualche maniera, cosa fa? Passando il valore dal tangibile all'intangibile, cambia il modello economico che diventa circolare, e nel momento che diventa circolare, a questo punto fa sì che fa star bene tutti quanti, e le imprese soprattutto saranno motivate a farlo perché potranno guadagnare molto di più rispetto al prezzo al chilo che fanno oggi. Questo è possibile oggi. Oggi è possibile perché oramai abbiamo una digitalizzazione massiva. È tutto digitalizzato. C'è con la miniaturizzazione, siamo arrivati all'internet delle cose, tutte le cose
oggi producono dati, stiamo passando da consumatori di beni a consumatori di dati, dunque a utilizzatori di beni. Se riusciamo a fare questa cosa, e per farla però ci vuole anche l'intelligenza artificiale perché abbiamo troppi dati che noi umani non possiamo più gestire, se riusciamo a fare questa cosa, mettere insieme i dati prodotti dalle cose con l'intelligenza artificiale, beh, allora potremo far fare questo salto all'economia e passando dall'economia proprio del prodotto all'economia del risultato, e questo a grande beneficio delle future generazioni. È un passaggio epocale perché si tratta di uscire da quella che è l'economia del cowboy in cui pensavamo che tutto fosse a disposizione, che potevamo prendere, consumare, buttare, a un'economia dell'astronauta in cui tutto deve essere sotto controllo. In fin dei conti siamo in un'astronave e tutto è controllato grazie ai dati. Insomma, potremo trovare quella nuova umanità, questa umanità che nelle varie rivoluzioni industriali precedenti a questa ci eravamo persi o che avevamo cercato e non trovato. Però c'è un però. Abbiamo visto il concetto, abbiamo visto la convenienza e la tecnologia per fare questa cosa. Però ci manca da capire adesso se noi vogliamo effettivamente cambiare il concetto di valore. Perché se non cambiamo il concetto di valore, non ce la facciamo a fare questa trasformazione qua. E l'incantesimo lo attiviamo solo se abbiamo una nuova attitudine nel fare le cose. E io credo che le nuove generazioni abbiano già questa attitudine. E le nuove generazioni oggi sono dotate delle tecnologie digitali e se hanno l'attitudine per farlo, allora sì, possiamo costruire un futuro sostenibile e continuare a crescere tutti e a garantire a tutti il benessere. Con il digitale le nuove generazioni possono veramente tracciare una nuova rotta per l'astronave e se useremo il digitale fino in fondo, allora questo futuro sarà anche felice.